Cari amici e amiche di Ecologia e Scienze Naturali, benvenuti nell'Orto Botanico di Napoli. Siamo orgogliosi e grati di essere ospiti di questa prestigiosa istituzione che è sorta nel 1807 e che attualmente si estende su una superficie di 120.000 metri quadri, ospitando ben 9.000 specie diverse di piante. E noi siamo qui per parlare di piante. Sì, le piante, quegli organismi apparentemente immobili, verdi, salvo qualche rara eccezione, e ai quali la maggior parte di noi non dà la dovuta attenzione e i cui straordinari segreti sono per lo più sconosciuti alla maggior parte della gente. Eppure le piante meritano tutta la nostra attenzione, il nostro rispetto e la nostra ammirazione, perché dalle piante dipende la nostra stessa esistenza. In questa serie di video in cui l'Orto Botanico di Napoli sarà un grande protagonista, andremo a ricostruire in maniera molto semplificata l'affascinante storia evolutiva delle piante, che è una storia che abbraccia immensi oceani di tempo. Ripercorreremo insieme le tappe evolutive che hanno portato alla diversificazione delle piante, partendo dalle primissime piante terrestri fino ad arrivare a quel grande tesoro di bellezza e di fascino che è rappresentato dalle piante a fiore. E lo faremo utilizzando le piante presenti qui nell'Orto Botanico di Napoli e anche alcune immagini girate direttamente in natura. Ma non ci fermeremo lì, andremo a parlare anche di altri argomenti importanti, come ad esempio l'etnobotanica o anche l'importanza storica, culturale e scientifica degli orti botanici come quello di Napoli che ci ospita quest'oggi. Ovviamente il primo passo che dobbiamo fare insieme è metterci d'accordo su una definizione di pianta, quindi prima di tutto dobbiamo capire che cosa sono le piante e seconda cosa, tutt'altro che banale, dobbiamo anche metterci d'accordo sul significato e sul valore della nomenclatura scientifica, quindi del nome scientifico che viene dato alle piante da parte dei botanici. Quindi ora andiamo a fare un piccolo approfondimento semplice su che cos'è una pianta e come e perché i botanici usano un certo tipo di nomenclatura per indicare le piante. Andiamo! Iniziamo la nostra piccola digressione osservando questa immagine. Questa è senza dubbio una pianta. Come pensi che si chiami questa pianta? Beh, probabilmente molti di voi l'avranno riconosciuta come una pianta di pomodoro, se ne avete mai osservato i fiori, oltre ad averne apprezzato i frutti. Beh, però, se facciamo comparire una cartina della nostra nazione, ci rendiamo subito conto che il pomodoro può assumere a livello locale tantissimi nomi diversi. Ora immaginatevi di estendere questo discorso anche ad altre nazioni del mondo, in cui il pomodoro sarà chiamato sicuramente con nomi molto diversi e all'interno della singola nazione nomi ancora diversi rispetto a quello generale. Quindi tutto ciò crea parecchia confusione ed è la ragione per cui i botanici non usano i nomi comuni, ma utilizzano un altro sistema che vedremo a breve. Ma torniamo al nostro pomodoro. Possiamo immaginarci di vedere qualche parente stretto di questa pianta? Beh, possiamo far comparire delle altre fotografie che ritraggono i fiori della patata e della melenzana e ci si rende conto abbastanza facilmente che questi fiori si assomigliano molto, ma possiamo far comparire anche degli altri fiori di piante meno conosciute, come ad esempio la dulcamara o la morella, per rendersi subito conto che c'è una grande somiglianza tra i fiori. E quindi queste piante sono, con tutta probabilità, dei parenti molto stretti tra loro. Possiamo far comparire delle altre immagini e vediamo se possiamo capire quale altra pianta è un parente stretto, anche se non strettissimo, del pomodoro.
Guardando queste fotografie, a primo acchito si potrebbe pensare che la fotografia numero 2, che ritrae dei fiori di borragine, siano quelli più simili al pomodoro. Ma andando a guardare i caratteri particolari del fiore, ci si rende conto invece che è la belladonna, la pianta numero 3, ad essere la più simile. Così come invece è il vilucchio, la pianta numero 1, quella che mantiene un rapporto di parentela, anche se più alla lontana, con la belladonna e con il pomodoro, mentre invece la borragine è proprio il parente più alla lontana di questo terzetto di foto che abbiamo davanti. Possiamo guardare addirittura delle altre fotografie. Qui facciamo comparire altre 4 piante, che sono una pianta di basilico, una genzianella, una fava e un olivo. E andando a guardare i dettagli dei fiori, gli esperti di botanica sanno che la fava è il parente più alla lontana di questo gruppo di piante che vedete davanti a voi. Quindi il nostro pomodoro, e introduciamo in questo momento la nomenclatura binomiale, può essere chiamato Solanum lycopersicum. Vedete che è un nome formato da 2 parti. Insieme queste 2 parti definiscono una specie, mentre invece solo il primo nome, quello che vedete in rosso, è il genere Solanum, che ci permette di raggruppare Solanum dulcamara, Solanum tuberosum, Solanum melongena, che sono delle piante tutte molto vicine al pomodoro. Ancora, se allarghiamo il nostro sguardo, possiamo far comparire delle piante che appartengono invece alla famiglia delle Solanacee e, allargandolo ancora, arriviamo a un'altra specie che sarebbe il nostro vilucchio, Convolvulus arvensis, che appartiene a un'altra famiglia, quella delle Convolvulacee, che però è nell'ordine delle Solanales. Questo sistema a scatole cinesi può essere esteso ancora di più per inglobare anche quelle altre piante che abbiamo visto in precedenza. Quindi il nostro pomodoro, in termini scientifici, può essere descritto come Solanum lycopersicum, appartenente al genere Solanum, famiglia Solanacee, ordine Solanales e così fino ad arrivare al grado più grande, che è quello del regno, che è appunto quello delle piante. Quindi questo sistema di nomenclatura binomiale che vedete è formato dal genere, che è scritto lì in rosso, che va sempre riportato con l'iniziale maiuscola e scritto in corsivo, mentre la seconda parte del nome è l'epiteto specifico, che reca sempre l'iniziale minuscola e va scritto in corsivo. Noterete poi che c'è una terza parte, quella è l'autorità, che non va scritta in corsivo, rappresenta il nome dell'autore o degli autori che hanno descritto per primi il taxon. Vedremo a breve che vuol dire taxon. In questo caso la L che vedete lì sta per Linneo, Carfor Linné, il padre della nomenclatura scientifica come la conosciamo attualmente, che introdusse questo sistema nel 1735. Taxon, che abbiamo citato prima, è un termine greco che indica un qualsiasi livello tassonomico, al plurale va pronunciato taxa. Per cui se diciamo i taxa del genere Solanum, stiamo includendo in senso lato tutte le specie, le sottospecie e le cultivar del genere Solanum. Questo è il classico schema della gerarchia delle categorie tassonomiche. Questo sistema funziona molto bene con gli animali, ma le piante sono un po' meno incasellabili all'interno di questi gruppi, per cui vengono spesso riportati dei ranghi intermedi che vengono chiamati genericamente cladi. È anche possibile che esistano delle categorie intermedie, come ad esempio dei supergruppi o dei sottogruppi, per cui potreste sentir nominare qualcosa come superfamiglia o sottofamiglia. Molto più spesso invece ci si imbatte in termini come sottogenere o sottospecie, e in particolar modo le sottospecie sono molto interessanti dal punto di vista conservazionistico e culturale. Tutte le piante che sono sottoposte a selezione artificiale da parte dell'uomo, pomodoro incluso, quindi stiamo parlando di quelle piante che sono state selezionate dall'uomo per ragioni alimentari o ornamentali, vengono chiamate dai tassonomi varietà o cultivar. Questi primi 3 raggruppamenti, specie, genere e famiglia, sono sicuramente i più importanti dal punto di vista della tassonomia. Ma vediamo di capire che cosa vuol dire tassonomia e sistematica. La sistematica studia la diversità e le relazioni tra gli organismi e lo fa
Come? Attraverso quella che viene chiamata tassonomia, che è l'identificazione e la classificazione dei viventi basata su uno o più approcci: morfologia, genetica, cariologia, ossia il numero di cromosomi presenti all'interno delle cellule, ecologia, biochimica, eccetera. Bene, abbiamo detto delle cose interessanti, ma ancora non siamo addivenuti a una definizione di pianta. Le piante sono uno dei 7 regni dei viventi. Gli altri regni sono archea e bacteria, che sono organismi unicellulari e procarioti, quindi sprovvisti di un sistema di membrane interne. Poi abbiamo organismi unicellulari ma eucarioti, quindi con un sistema di membrane interne, che sono i protozoa, mentre invece poi abbiamo i cromista, che sono sia unicellulari che pluricellulari, un gruppo poco conosciuto. Poi abbiamo gli altri 2 regni, che sono organismi per lo più pluricellulari, che sono fungi e animalia. In particolar modo esistono dei funghi che sono unicellulari. Come avrete capito, quindi, per distinguere i regni dei viventi bisogna guardare all'unità più piccola dei viventi, la cellula. Ed ecco una tipica cellula vegetale in cui possiamo riconoscere evidenziate alcune delle caratteristiche morfologiche più importanti. In particolar modo le piante presentano degli organelli specializzati che si chiamano plastidi. Alcuni plastidi sono veramente molto importanti, come ad esempio i cloroplasti, dove avvengono le reazioni della fotosintesi. Inoltre le piante hanno all'interno delle loro cellule delle cavità espandibili che si chiamano vacuoli. E poi c'è la parete cellulare, che è esterna alla membrana plasmatica ed è formata principalmente da cellulosa ed è percorsa da dei canali che permettono la comunicazione tra le cellule che si chiamano plasmodesmi. La maggior parte delle piante sono pluricellulari, anche se esistono alcune piante che sono unicellulari e che vengono chiamate genericamente alghe. Le piante sono, salvo eccezioni, fotoautotrofe, ossia sono in grado di trasformare delle molecole inorganiche come l'anidride carbonica e l'acqua in molecole organiche come il glucosio. Qui vedete rappresentata la reazione che riassume la fotosintesi clorofilliana. La fotosintesi clorofilliana viene divisa in 2 fasi, una fase luce dipendente e una fase luce indipendente. Le reazioni luce dipendenti avvengono sui tilacoidi all'interno dei cloroplasti, mentre invece la fase luce indipendente avviene nello stroma, sempre all'interno dei tilacoidi. Se volete approfondire questo discorso trovate delle informazioni addizionali sul canale YouTube di Ecologia e Scienze Naturali in 2 video che parlano della fotosintesi in termini generici e poi le differenze in particolare tra i cicli C3, C4 e CAM. Abbiamo quindi appreso che le piante sono uno dei 7 regni dei viventi e che la loro caratteristica distintiva a livello cellulare è la presenza di alcuni organelli specializzati chiamati plastidi, nonché la presenza di una parete cellulare fatta di cellulosa. Tra i plastidi, sicuramente i più interessanti e distintivi sono i cloroplasti, all'interno dei quali avvengono le reazioni della fotosintesi. Le piante non sono gli unici organismi autotrofi presenti su questo pianeta. Anzi, probabilmente i primi organismi autotrofi si sono evoluti nell'oscurità degli oceani e la loro chimica è basata su delle reazioni completamente diverse rispetto a quelle che sono fondate sulla luce. Ma è indubbio però che la stragrande maggioranza della vita sulla Terra e persino la composizione chimica dell'atmosfera che respiriamo dipende principalmente dall'esistenza delle piante, quegli organismi che hanno saputo colonizzare qualsiasi habitat in natura, dalla vastità degli oceani fino alle smisurate foreste dell'Amazzonia. Abbiamo accennato al mare o in generale agli ambienti acquatici perché un numero enorme di organismi fotoautotrofi vivono lì. Si tratta di organismi formati da una cellula o da più cellule che vengono chiamati genericamente alghe. Ma alghe è un termine che non ha nessun valore sistematico, è un termine generico. Tuttavia, sorprende sapere che moltissime di quelle che noi chiamiamo normalmente alghe sono a tutti gli effetti piante.
In questi nostri incontri, tuttavia, non parleremo di alghe, ma ci concentreremo sulle piante terrestri alle quali siamo sicuramente più abituati. Le piante terrestri, in termini scientifici, prendono il nome di embriofita, ossia quelle piante che producono embrioni. Per poter ricostruire, anche se in maniera semplificata, il percorso evolutivo delle piante per arrivare alle piante terrestri, dobbiamo fare i conti con l'incredibile estensione dei tempi geologici, perché i primi organismi autotrofi comparsi su questo pianeta sono comparsi 1.200 milioni di anni fa e dobbiamo aspettare altri 200 milioni di anni prima che su questo pianeta comparissero le alghe. Le embriofite non avrebbero fatto la comparsa su questo pianeta prima di 450 milioni di anni fa, un periodo geologico chiamato Ordoviciano nel Paleozoico, quando i mammiferi non erano neanche un lontano progetto e non esistevano neppure ancora i dinosauri. Ed è in questo periodo così lontano da noi nel tempo che comincia la nostra storia. E la nostra storia non può essere raccontata se non parlando proprio di tempo, perché attraverso questo lunghissimo tempo evolutivo si sono sviluppati i rami dell'albero della vita che hanno portato all'incredibile biodiversità delle piante come la conosciamo al giorno d'oggi. Per poter esplorare questa enorme vastità di tempo geologico abbiamo bisogno di una tabella cronostratigrafica che comincia in basso a destra nell'Adeano 4 miliardi e 600 milioni di anni fa fino ad arrivare all'Olocene, un'epoca del periodo quaternario in cui viviamo ancora noi attualmente. I primi organismi fotoautotrofi sono comparsi, come abbiamo detto, 1.200 milioni di anni fa, mentre le prime alghe verdi sono comparse 1 miliardo di anni fa. Bisogna aspettare molto tempo, bisogna arrivare nell'Ordoviciano, nell'era paleozoica, per avere la comparsa delle prime piante terrestri, mentre invece i tessuti di conduzione, un altro salto evolutivo molto importante, sarebbero comparsi più avanti, nel Siluriano, sempre nel Paleozoico. Ancora nel Paleozoico, ma verso la fine, sarebbero comparsi i semi nudi, ci troviamo nel Permiano, mentre invece la comparsa dei fiori è ascrivibile alla parte terminale del Triassico, quindi siamo nell'era Mesozoica. Per darvi un po' di prospettiva, l'uomo è comparso laggiù, quindi verso la fine del Pleistocene. Per dare ancora più prospettiva, proviamo a disegnare tutta quanta la storia geologica del nostro pianeta su 12 ore. In questo caso vedremo che la maggior parte della storia geologica del nostro pianeta è compresa tra l'Adeano, l'Archeano e il Proterozoico, dei momenti geologici in cui la vita era a malapena sviluppata. In questo orologio le piante terrestri sono comparse poco più di 70 minuti fa e l'uomo invece si è evoluto poco più di 3 secondi fa. Ma proviamo a fare uno zoom sul Paleozoico, il Mesozoico e il Cenozoico, che insieme ammontano a circa l'11-12% della storia geologica del nostro pianeta, ma sono quelli più ricchi di vita. In questo caso vedremo questo tipo di distribuzione, dal Cambriano fino ad arrivare ai giorni nostri. In questo disegno possiamo vedere tutti quanti i principali episodi della storia evolutiva delle piante terrestri e anche alcune crisi importanti che sono le 5 estinzioni di massa, di cui la più importante è sicuramente l'estinzione di massa tra la fine del Permiano e il Triassico, che spazzò via il 96% delle specie presenti su questo pianeta. L'evoluzione delle piante è un discorso lungo e complesso, ma noi, come abbiamo detto, ci concentreremo sulle piante terrestri, le embriofite, che sono comparse su questo pianeta 500 milioni di anni fa circa. E questo è uno dei lavori più moderni che descrive proprio come le piante terrestri si sono evolute. E questo è un altro lavoro a cui ci rifaremo molto nel nostro discorso, che racchiude proprio qual è la possibile scala temporale dell'evoluzione delle piante, e quindi attraverseremo tutta una serie di gruppi, le briofite, quindi le piante più primitive,
Poi passeremo alle prime tracheofite, che includono le felci, per passare poi a dei gruppi definiti in senso generico gimnosperme ed arrivare infine alle piante a fiore, che sono divise in alcune angiosperme primitive e poi la grande divisione delle angiosperme divise in monocotiledoni e dicotiledoni. Vedremo tutti questi gruppi in dettaglio durante queste nostre chiacchierate. Volendo descrivere in generale la biodiversità delle piante terrestri, ecco uno schema che ci permette di esplorare questo affascinante discorso. In particolar modo le briofite, le prime piante terrestri, quindi per intenderci muschi e specie affine, ammontano a circa il 7,6% della biodiversità delle piante terrestri. Il salto evolutivo successivo è quello delle pteridofite, le felci, che annoverano circa il 4,1% della biodiversità delle piante terrestri. Poi c'è quel rettangolino viola lì nell'angolo in basso a destra, che sarebbero le gimnosperme, un gruppo di grande importanza ma con una bassa biodiversità attuale. Abbiamo meno dell'1% di specie che sono ascrivibili alle gimnosperme nel totale delle piante terrestri. Poi ci sono le angiosperme basali, un gruppo eterogeneo che comprende delle piante particolari, e poi abbiamo le vere angiosperme che sono divise in monocotiledoni, che ammontano a circa il 22% della biodiversità delle piante terrestri, e le più diversificate sono sicuramente le dicotiledoni, che annoverano il 63% della biodiversità delle piante terrestri. E quindi il nostro viaggio comincerà parlando di organismi bellissimi ma che molto spesso sono completamente dimenticati, e lo faremo partendo da luoghi umidi come questa parte dell'Orto Botanico di Napoli in cui mi trovo in questo momento, perché il primo episodio della nostra serie sarà dedicata a muschi, epatiche ed antocerote, e da lì poi ci espanderemo e parleremo di tantissime altre piante che sono senza alcun dubbio le vere dominatrici del nostro pianeta.